Ciao ragazzi, ciao, sono qui a casa di Marco Ballarani e come spesso succede e dico sempre le stesse cose quando vedrete i video. Chi mi segue sicuramente dirà: ma dici sempre le stesse cose? Sì, dico sempre le stesse cose perché se uno non ha mai visto un video almeno sa che dove sono, cosa sto facendo, però effettivamente mi rendo conto che ogni tanto riesco ad essere insomma ripetitivo. Però diciamo che quando vengo qui le cose si ripetono da tanti punti di vista, nel senso che normalmente di solito siamo qui a testare o a provare o a farvi sentire dei cloni Hammond, quindi normalmente la situazione è molto simile e quindi dico spesso le stesse cose. Sono qui con Marco che diciamo è un cultore dell'Hammond, ne ha uno bellissimo, ne ha un Leslie dentro un Isobox, insomma non vi sto a spiegare, ma la situazione qui è veramente particolare e ci permette anche di confrontare un po' tutti questi cloni in un contesto musicale, come avete visto, così insomma chiaramente non siamo su un palco, però cerchiamo di mettere gli strumenti in un contesto musicale che dia una percezione anche così marginale
di quello che può essere poi l'efficacia, come dico spesso, di uno strumento e anche come questo strumento possa legare con altri suoni, no? Perché quella è una cosa fondamentale, importantissima. Cioè, nel caso dell'Hammond in particolare, per tornare sul pezzo, questa è una cosa molto importante. Allora, la maggior parte dei cloni moderni hanno un dettaglio e una capacità di essere una riproduzione fedele pazzeschi, no? Cioè, sono molto vicini agli originali, hanno tutte le caratteristiche, però poi il suono uno lo sceglie rispetto prima a quello che deve fare e secondariamente anche proprio a come lega poi quando sei sul palco con gli altri, no? Ci sono quelli che in trio jazz magari suonano benissimo, in una situazione rock meno, altri al contrario. Poi un'altra cosa importante, non sono uno specialista dell'Hammond, non sono né tantomeno un jazzista, nel senso che non sono uno di quelli appunto che si siede e suona i pezzi jazz, la salunga da quel punto di vista lì, no? E quindi magari non ho quella cultura lì dal punto di vista, appunto dicevo, del jazz, della tradizione di un certo tipo, però l'ho suonato per tanti anni, è una cosa che dico spesso perché questa reputo sia l'unica cosa importante che posso fare. L'unica esperienza che vi posso portare sono tanti anni sul palco con un Hammond in contesti dove, appunto, proprio perché non erano situazioni pulite, l'Hammond doveva avere un suono particolarmente efficace per riuscire a farsi sentire. Ah, quella cosa lì l'ho sperimentata tanto, con tanti cloni diversi e alla fine ognuno aveva la sua particolarità e il suo suono. Poco tempo fa con l'HX3 e oggi con questo cominciamo a essere in un mondo dove il clone Hammond soddisfa molti palati. Cioè, nel senso, qui, come avete sentito, l'ho fatta apposta a passare da quello che so fare io, così un po' jazzisticamente parlando, alla buona, e invece una situazione un po' più rock, satura, per farvi sentire un pochino quanto è versatile immediatamente questo strumento. Poi l'avete sentito in un contesto invece musicale dove vi avete riconosciuto un po' il suono. Sto così perché è comodissimo. Ecco, questo è importantissimo perché questa cosa qua è fantastica. Ti viene voglia di stare così tutto il giorno. A parte sta stupidata che ho detto, spero che Guido non me ne voglia, ma il mobile è fantastico, cioè nel senso, questa situazione qua, con questa maniglia qua, niente, me ne voglia di star così, comunque è nel senso buono del termine, perché poi tra l'altro questa permette anche appunto, di portarlo in giro facilmente e il peso è quello giusto, nel senso che dà una sensazione solida, e nello stesso tempo è leggero, non è troppo pesante. Poi mi ha detto Marco che c'è il tappo che lo fa diventare fighissimo, super vintage, bellissimo. Quindi vabbè, insomma, bello da vedere. Bello. Allora, vi dico, qui è tutto sistemato come dovrebbe essere. È una situazione appunto ridotta, nel senso che non abbiamo l'ottava con i preset, abbiamo praticamente 61 tasti per manuale, abbiamo due serie di drawbars, i bassi, poi abbiamo la pedaliera, poi abbiamo due preset A e B per tutte e due i manuali e il manuale per diciamo usare i drawbars a mano, i preset nel senso che così sono così. Ho questi tre preset, due preset in più, poi ho tutti i parametri classici dell'Hammond, quindi il chorus e il vibrato che possiamo scegliere con la classica rotella e questo selettore a rotella e poi vabbè percussioni e tutto il resto, insomma non manca niente. Poi c'è tutta una parte invece che riguarda i bassi, medi e alti, il bilanciamento, la distanza dei microfoni dal Leslie, il volume della percussione, il crosstalk e il click, queste cose si possono maneggiare. Sono tutte caratteristiche importanti e qui le possiamo dosare chiaramente per avvicinarci il più possibile velocemente a quello che vogliamo. Però attenzione, scusate se parlo tantissimo, ma c'è molto da dire. Questo strumento qui, collegato al computer e all'editor, diventa veramente infinito, ma infinito davvero, perché Guido, che saluto, ha fatto un lavoro micidiale.
cioè nel senso che lui è veramente, non so come definire quello che fa, perché essere pignoli è un discorso, è passione, cioè nel senso per lui il rumore dell'aria, del Leslie, i problemi elettromagnetici che possono nascere dalla distanza del Leslie dall'Hammond vanno ricreati come uno preferisce. Ora è chiaro che queste cose poi live davanti a con la gente che suona non è che ci si renda conto, no, del fatto che Leslie è più vicino o più lontano e quindi fa più casino le cose, tutti questi rumori che prima abbiamo provato, è impressionante. Lo dicevo nel senso che veramente abbiamo sentito prima che la vicinanza del Leslie tirato a cannone, cioè nel senso al massimo delle sue possibilità, diciamo, di emissione, la vicinanza a Leslie crea dei disturbi, diciamo, elettrici, penso che siano elettromagnetici, e non me ne intendo, e che lui ha ricreato, quindi questo per dirvi dove si arriva, no? Tutte queste cose si possono editare fino alla morte. Ecco, questa cosa qua è incredibile. È incredibile e si sente, devo dire, per esempio adesso stavamo parlando mentre stavo suonando, poi ho smesso di suonare e c'era il Leslie che andava veloce. Ora, se voi alzerete il volume, anzi alzo il volume qui. Avete sentito il relè? Ecco, questo per dirvi dove arriva, no? Cioè, nel senso, uno può dire, vabbè, ma cosa stai lì? Cioè, lo so, però, voglio dire, lui vuole ricreare alla perfezione tutto quello che capita, no? In questo meccanismo, diciamo, in questo collegamento tra l'Hammond e il Leslie. Chiaramente, anche per quello che riguarda il Leslie, ci sono tutte le opportunità di editing che vogliamo. Ora torno a suonare, se no dite vabbè, hai rotto veramente l'anima, giustamente. Ma come sentite, allora, suono pulito, vi faccio sentire i drawbars, tolgo tutto. Chiaramente c'è il Leslie. Se elimino il Leslie, percussione, chorus, vibrato, chorus, vibrato 1, chorus, ve li faccio sentire tutti. Sentite, ricollego Leslie. Chiaramente il primo drawbar non funzionava perché ho acceso le percussioni, come succede nell'Hammond. Quindi, insomma, state sentendo che la sensazione di essere davanti a un Hammond, a un organo c'è, non c'è niente da fare da quel punto di vista. Poi le percussioni, qui tornando, possiamo regolare il volume della percussione, possiamo equalizzare come preferiamo anche il suono, perché queste sono le medie, basse, insomma a me piace. Adesso l'ho trovato con un po' di medie, probabilmente Marco ha messo un filino di medie, ma anche naturale comunque ha. Ecco, allora,
secondo me questo, rispetto a tutti quelli che stiamo provando, è quello dove l'attenzione alla parte alta, cioè al grido, diciamo. Scusate, penso di avere distrutto tutto. Al grido in generale in alto dello strumento c'è, perché il problema è che molto spesso quando si va là manca un po' quell'energia media, no, di cui parlavamo anche in altri video, e cioè il fatto che ci sia bisogno di bucare proprio in un certo punto preciso, soprattutto in ambito rock, quando si satura. Poi considerate che Guido ha fatto un lavoro molto bello per quel che riguarda la saturazione, perché è molto naturale, molto vicino alla realtà, cioè quando cominciamo a saturare sul serio, chiaramente le armoniche e la sensazione tonda se ne va, sparisce, diventa tutto un po' più... Però... Scusate, devo abbassare perché... Ecco, sentite anche come rispondono le armoniche fra di loro negli accordi, no? La sensazione quando si entra in un ambito un po' più rock è veramente molto, molto fedele e vicina a quella che può essere quella quella, come sempre ripeto, dell'idea che abbiamo noi, no? Di quello che succede in certi ambiti. Perché la nostra percezione dell'Hammond registrato nei dischi è la percezione appunto di un certo tipo di lavoro fatto con dei microfoni messi in un certo modo, finiti dentro un banco e poi registrati sul nastro, non perché di solito sono cose vecchie, o comunque nelle cose nuove registrate in digitale, e poi chiaramente il risultato è quello lì. Ma se noi fossimo in una stanza con un Leslie acceso avremmo ancora un'altra sensazione che non è quella della registrazione. La registrazione cerca di ricreare quella sensazione così di avvolgimento e di giro, no? Che fa il Leslie. Allora, chiaramente chi conosce l'Hammond si sta stufando di tutte le cose che sto dicendo, però in realtà è importante perché capire che questo suono qua ci ricorda un certo tipo di periodo storico, non semplicemente perché è stato usato in questo modo l'Hammond, ma anche perché nei dischi la sensazione di registrazione era quella, e quello che sta facendo lui è riproporre un tipo di microfoni messi davanti a Leslie e non un'idea in una stanza o in una chiesa. È importante, perché allora con l'editor uno può andare lì e può farsi un suo modo di riprendere l'Hammond, no? Che magari può interessare, soprattutto secondo me, se non si ha un Leslie, se non si ha una situazione casalinga che permette di registrare sul serio. La cosa più bella è il fatto che con questo qui noi possiamo ricreare direttamente, in diretta, entrando nella scheda, una situazione che può essere quella di registrazione dell'Hammond un po' come ci pare. Questo è importante. Mi piace molto, la saturazione è bella, è tutto bello, e poi avete sentito, no? Anche proprio la pulizia. Ho suonato un po' di cose così a caso, che poi taglierò per la maggior parte, però insomma ho suonato un po' di cose per farvi capire che anche dal punto di vista della pulizia c'è veramente un dettaglio, poi qui ci vorrebbero quelli bravi a fare queste cose, però era per farvi capire insomma
siccome io faccio come nei Blues Brothers, no? Diciamo faccio male sia al country che al western, però li conosco. E quindi c'è, anche quando si vuole esagerare, cioè, nel senso, ci siamo, eh? Sentite tutti i rumori. Sì, poi, ecco, allora, giustamente Marco mi faceva notare, non è che questi rumori ci sono e ve li dovete tenere per forza. Volendo si può togliere tutto, si può far diventare l'organo più pulito del mondo, però così, diciamo, cioè, questa è una specie di omaggio a tutti i dettagli e ai problemi che hanno fatto diventare, voglio dire, l'Hammond uno degli strumenti più apprezzati e usati, perché questi problemini fanno parte della bellezza, no, di questo strumento, insomma, fanno parte anche a livello, diciamo così, nostalgico e romantico, sono una figata per gli appassionati. Ora, chiaramente, questa cattiveria qua mi piace molto, mi piace molto. Sento un lavoro, come dire, in questo caso prodotto. Cioè, nel senso, abbiamo di fronte uno strumento che ti ridà una cosa come se fosse stampata su un disco. Quindi, da questo punto di vista qua, bisogna abituarsi all'idea che queste cose vanno dosate. Va dosato anche l'utilizzo, no? Perché lui ti dà una roba che suona già come se fosse registrata in un disco di Purple o in un disco jazz, no? In realtà poi dipende da cosa ci devi fare, perché se vai live con un impianto pulitissimo, tu hai il suono che ti può interessare, ma magari per registrare, come dicevo prima, uno può fare un lavoro completamente diverso, scarnificare tutto quello che è l'atteggiamento di produttivo già eseguito e arrivare al nocciolo della questione, che prima abbiamo sentito addirittura senza Leslie, era già bello, e somigliava, devo dire, già tantissimo a un Hammond vero senza il Leslie, cioè aveva veramente la sensazione, era bella. Diciamo che di base c'è in questo modello, perché se andate sull'editor ci sono vari modelli, in questo modello c'è già un po' di punch come atteggiamento, già abbastanza cattivello lui di base. Poi ce ne sono altri che sono un po' più tranquilli, perché chiaramente essendo modelli fisici sono stati clonati una serie di Hammond, e poi alcuni inventati diciamo di sana pianta da Guido, perché gli piaceva, che ne so, prenderne uno e farlo diventare più bello di quello che era. Quindi, oppure ci sono delle possibilità anche che riguardano poi esigenze che gli sono state portate da altri musicisti, tipo, che ne so, uno voleva i bassi che non saturassero, piuttosto che cioè tutto un insieme di cose che servivano, che non si possono fare con un Hammond vero, e qui le potete fare. Detto questo, ragazzi, io vi dico la sincera verità, io credo che voi abbiate sentito tutto quello che fa nel Leslie lui. Bellissimo. Ora c'è da capire fino a che punto il discorso che vi facevo prima della sensazione di già prodotto poi sia da dosare, perché la sensazione che ho avuto io è che
Probabilmente live quella cosa lì possa avere una buona impronta perché si fa sentire, però se ci dovessi registrare un pochino di quel suono già fatto, cercherei di toglierlo, cercherei di andare un pochino più a poterci lavorare magari dopo, per dire, perché io più che altro, ecco, mi farei due cose separate, una per lo studio e una per il live. Per il live è già pronto, perché secondo me se vai su un palco così... Secondo me va bene, cioè c'è, la storia c'è. Io tra l'altro ho avuto anche l'esperienza che non questo, ma quello precedente era stato dato a un mio caro amico in un tour dove suonavamo con due tastiere, facevamo entrambi l'organo in realtà, in certi pezzi lo facevo io, in certi lui e ci scambiavamo i pianoforti e i pianoforti da suonare, non è che ci scambiavamo dei pianoforti, nel senso, vai! No, nel senso ci scambiavamo le parti e devo dire che quando lui ha portato il mojo e abbiamo iniziato a suonare c'era un bel cuore sotto, c'era un bel liquido come lo chiamo io perché mi fa sempre la sensazione di un lago che tiene sulle barche, non so come dire Lemon. E aveva quella cosa lì. Io ve lo sto facendo sentire in un ambito un pochino più rock perché quando si viene a casa del Balla non ci sono alternative, il resto l'abbiamo già detto in altri video. Però allora, poi un'altra cosa, io non so mai quando faccio uscire i video, quindi spesso magari faccio dei discorsi che riguardano dei video che ancora non sono usciti, quindi non ve la prendete. Comunque vabbè, insomma, suono è bello, non c'è niente da fare. Adesso volevamo fare solo un tentativo poi di metterlo anche nel Leslie, giusto per sentire come reagisce il suono dentro Leslie dopo che l'abbiamo fatto con tutti gli altri, l'abbiamo fatto con Legend, l'abbiamo fatto con la KX3, vi ripeto, magari il Legend non l'ho ancora fatto uscire, comunque li vedrete tutti, anche nel Leslie, perché magari qualcuno di voi a casa c'ha un Leslie, non ha un Hammond e vuole provare così. Quindi niente, ci vediamo fra pochissimo e proviamo con Leslie. Ciao ciao! Stavo facendo lo scemo. Fingevo di fare una cosa. Però stavamo sentendo che chiaramente quando entri in un Leslie le cose prendono subito, no? Animo. Devo dire che in realtà rispetto ad altri cloni che abbiamo provato, dove quando li metti nel Leslie improvvisamente prendono un'altra piega radicalmente, in questo caso sono due cose diverse, proprio per il discorso che facevo prima della quantità di produzione. Per produzione intendo ripresa del suono che c'è nella virtualizzazione del Krumar. Sono riuscito a dire questa cosa complicatissima che volevo, questo concetto che volevo, sono riuscito insomma, a esporlo. E scusate, c'è un caffè qui che lo bevo perché altrimenti il buonissimo caffè del Balla, no, non lo appoggio qua perché fa brutto, se no. No, va bene? Va bene, tanto è tuo, no? Non è più di Guido. Non perché te lo voglio rovinare, ma insomma ci appoggerai ben altro che il caffè, immagino, più negli anni, no? Insomma. Niente, mi sono fissato con questa cosa qua da scemo. Allora, dicevo, questa cosa qui è Leslie che la fa. Ricomincio. Cioè, nel senso, la fa il Leslie, però è anche vero che, come avete sentito, poi potete magari tornare indietro e andare avanti. Non c'è una differenza abissale, nel senso che sono due cose diverse, però questa cosa qui si sente anche senza il Leslie vero.
è uno strumento che suona bene anche dal punto di vista rock. Ora userò il suo drive perché bello, bello, bello. Allora, il discorso è questo qua. Nel Leslie abbiamo questa sensazione qui che è irripetibile, no? C'è anche si comincia a prendere quella sensazione, no, di Leslie vero e di Hammond, e questo anche grazie al fatto che questo è un Hammond che suona bene. Adesso chiaramente noi abbiamo eliminato tutto quello che è la sua riproduzione dell'amplificazione, cioè lo stiamo suonando, stiamo uscendo e andando nel cabinet direttamente solo col suo suono, il suono suo come se fosse un Hammond e basta. Poi c'è il drive che chiaramente è una cosa che... Chiedo scusa, è buonissimo perché lui c'ha le cialde, quelle che costano, che c'ha il grano, che gira. E quindi vabbè, adesso l'unica cosa che ho notato è che ho dovuto mettere i bassi a cannone, cosa che con altri non abbiamo dovuto fare, probabilmente. Però vabbè, c'è sempre questa opportunità qui, se proprio sentite la mancanza. Aggiungete un po' di pedale al manuale sotto e quindi ecco, c'è da dire un'altra cosa, che questa tastiera è davvero, risponde veramente dove ti aspetti che risponda. Ho suonato l'Hammond vero qualche giorno fa, ma la risposta è veramente alta. Lo sto sfiorando e suona. Quindi se siete, diciamo, abituati all'Hammond avrete una risposta molto, molto fedele. Beh, insomma. Poi ho la sensazione, adesso qui siamo un po' saturi perché saturo lui, nel senso che questo tra l'altro spara un volume assurdo, quindi se solo sto già un po' più basso, lui satura meno e abbiamo un suono più pulito. Sentite, che bello. Veramente bello. C'è da dire che è veramente uno strumento fatto bene. Ecco, se la gioca, secondo me, poi lì dipende un po' dai gusti, con quelli
più belli che ci sono, e lì dovete provarli, sentire come vi sentite anche con la tastiera, le cose. Abbiamo provato l'HX3 e ci ha strabiliato, questo qui ti strabili anche lui, nel senso che insomma sono bellissimi questi ragazzi, non è che c'è tanto da star lì a dire, sono fatti bene, sono strumenti belli, suonano benissimo e lì dipende, dovete provarveli, starci un po' sopra e decidere quale vi piace di più. Io devo dire che questo dal punto di vista proprio anche visivo, la portabilità, tutto pronto, da solo senza Leslie, devo dire che mi ha veramente affascinato la sensazione subito di pronti via, che fa un po' tutto subito senza entrare troppo nel dettaglio, è subito efficace, un po' come l'HX3 che mi ha fatto quell'effetto lì. Poi ci sono delle differenze. Ci sono delle differenze qui in alto, ci sono delle differenze generiche che riguardano il sound, che qui sembra un po' più già prodotto, là sembra è una via di mezzo, è più simile a un poi per esempio se a un Hammond non prodotto di là, adesso io dico sta cosa del prodotto, tu penserete ma che cacchio sta dicendo, sono idee che ci facciamo poi alla fine, no? Su quella che è la sensazione che abbiamo. Di là c'è un Newbie 3 della Hammond che magari dal punto di vista sonoro, per dire, sembra assurdo, è meno così, può sembrare meno fedele addirittura, no? La tone wheel in sé, anche se è un campionamento e tutto, questo somiglia di più, però quello là se lo accendi e lo suoni ti fa l'effetto dell'Hammond, questo qua ti sembra più un Hammond già registrato, già su un disco, quello lì è una via di mezzo, e quindi lì dipende da che cosa ci volete fare. Sinceramente io credo che con questo si possa arrivare anche a quella cosa là o a quella cosa lì facilmente, perché veramente la questione dell'editing è infinita. La stessa cosa vale per l'HX3. Probabilmente anche nel Newbie 3 ci sono queste possibilità, però questo lì bisognerebbe entrare nel dettaglio. Chiaramente qui io ho visto l'editor è infinito, quindi cioè, potete farvi veramente l'Hammond come vi pare, il Leslie come vi pare, i microfoni come vi pare, cioè, quindi secondo me si arriva dovunque. Acceso e suonato così mi sembra che suoni bene, poi lo sentite anche voi. Io poi ripeto, io sono qua, ce l'ho davanti, ho una sensazione anche manuale, no? E quindi è un insieme di cose che vi riporto. Il suono lo dovete sentire un po' voi, no? Perché qui è un po' anche come ti trovi con la tastiera. Per esempio, io vi faccio un esempio stupido, sono 2 settimane che sto suonando uno YC 73 della Yamaha che ha il trigger dell'Hammond che deve andare in fondo come se fosse un pianoforte, e mi sono abituato a suonare l'Hammond così perché mi sono abituato così, e chiaramente adesso sono venuto qua e appena tocco suona e quindi devo cambiare un'altra volta. Questo per dire, no? Uno che suona sempre l'Hammond secondo me qui si trova subito a casa. Io per esempio dopo un po' che ci suono dico ah caspita bello perché mi ricorda l'Hammond, ma non so come dire, sono tante le cose da considerare ed è una cosa, la cosa è sensibile e molto, molto sottile, no? Quindi sono tutti belli, ecco, se proprio dobbiamo entrare nel dettaglio, questo e quello, messi dentro un Leslie diventano degli Hammond, ma sono belli anche senza il Leslie. Ce ne sono altri che abbiamo provato come il Legend, per esempio, che è anche il Newbie 3, che dentro un Leslie vero svoltano, per esempio, prendono proprio un'altra piega, diventano improvvisamente molto molto più credibili. Questi sono all'orecchio così sono credibili subito, ma poi ognuno dipende da come lo si usa nel contesto, no? Chiaramente Marco mi aveva detto 1 miliardo di cose che io mi sono dimenticato completamente di dire, perché lui sembra che è uno tranquillo, ma sì, va bene tutto, ma non è vero, perché alla fine è andato a notare delle cose veramente pazzesche di tutti i cloni che abbiamo provato, nel senso che lui ha l'orecchio veramente abituato. Quindi diciamo che se volete qualcosa che suoni pronti via, già pronto, tutto in un pacchetto così, questo qui è veramente bello, perché è tutto a posto, il suono è bello, è già pronto, è bello da vedere, insomma è un ottimo strumento. Ringraziamo quindi Guido e Andrea di Crumar che fanno queste cose bellissime.
e che insomma che sono italiani, quindi vanno sostenuti da noi italiani, se possibile, come del resto Viscount, come Ketron, come Eco, come tutti quelli che in Italia tentano di fare degli strumenti musicali. Io non ho legami con nessuno di questi, però li apprezzo tutti perché in questo momento storico, secondo me, avere ancora la passione da dedicare agli strumenti musicali col mercato che c'è adesso, con la situazione del momento musicale, è veramente da apprezzare, insomma. Quindi se possiamo aiutiamo chi fa strumenti in Italia, perché no? Poi sono belli, voglio dire. Ultima parentesi, sono stato in Germania a suonare in un locale dove c'era un Hammond, dove tra l'altro hanno messo le mani i personaggi che non vi dico perché mi è venuto il magone solo a pensarci, tra l'altro uno ci ha lasciato da pochissimo, e il tecnico che c'era lì, abbiamo fatto una chiacchierata e mi faceva notare quanto sono belli i cloni che si fanno in Italia, nonostante lui sia tedesco e chiaramente tifi per l'HX3, però mi ha detto no, il Krumar Mojo no, il Legend no, e quindi insomma facciamo successo anche all'estero. E poi un'altra cosa importante che volevo dirvi: se vi piace quello che faccio, iscrivetevi al canale e anche andate sul mio sito www.maxkeys.com, dove ci sono tutte le categorie di tutti i video e tutto quanto, quindi trovate tutto diviso. Ho fatto tutto un lavoro, quindi per favore almeno fate un giro, almeno è servito a qualcosa. Ci sono anche le mie canzoni, le cose che faccio, insomma, se vi interessa, libri, cose, tutto quello che combino. Vi ringrazio Marco che mi ha ospitato come sempre. Abbiamo fatto tardi perché aspettavo una spedizione, ma il corriere è andato a Cernusco sul Naviglio invece che a Monza, quindi tutto a posto, e ci vediamo presto. Vi ringrazio e grazie Krumar, grazie Marco, ciao ciao.